Un saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia. Oggi un video che sto facendo direttamente dalla mia camera da letto. Perché? Perché questa settimana è l'ultima del Ramadan e qui il Ramadan, soprattutto l'ultimo periodo, si festeggia solitamente in modo molto molto sentito e quindi volevo parlarvi un po' di questa settimana che stiamo vivendo in Tunisia, che riguarda appunto la festa dell'Eid che è appunto la fine del digiuno che avviene appunto durante il mese del Ramadan. Avevamo già parlato di questa festa, così un po' pour parler, quando abbiamo affrontato la tematica dei dolci tipici tunisini. Avevamo un po' parlato del periodo del Ramadan e quant'altro, quindi vi ricordo che praticamente il Ramadan è di fatto l'ottavo mese nel calendario islamico, e la festa appunto del Eid al-Fitr è la seconda festa più importante nel mondo islamico, perché celebra appunto la fine del digiuno durante il mese del Ramadan. È il momento in cui tutti i fedeli sono chiamati, come ben sapete, a digiunare fino al tramonto. Anche se ci sono due pasti importanti di cui vi parlai, che sono quello appunto fino a mezz'ora prima, molto più leggero, mezz'ora prima dell'alba, e poi direttamente al tramonto. Allora, qui in Tunisia cosa abbiamo notato? Che verso le 7:10, 7:12 tutti i giorni sentiamo un cannone che spara e in buona sostanza dice a tutti quanti che possono sospendere il digiuno. Lo sentiamo qui anche da casa nostra, anche se siamo in una zona in cui non ci sono moschee comunque vicino, perché siamo proprio nella zona che va da Nebel che è il governatorato, ad Hammamet. Però si sentono, perché quest'anno, a differenza degli altri anni, vista il Covid, insomma, le restrizioni e quant'altro, lo Stato tunisino ha deciso di limitare tantissimo gli spostamenti, e quindi proprio per aprire alla stagione estiva che sta per arrivare. Quindi è iniziata il 13 di aprile e si concluderà verso il 12-13. Parlando con la mia professoressa di francese, che è tunisina, lei ci spiegava che cosa avviene durante la festa dell'Eid. Il giorno prima tutti si affacciano dalle finestre per guardare il cielo e cercano di vedere lo spicchio di luna, la luna nuova. E loro la chiamano croissant, proprio perché ha la forma del croissant, no? E quindi quando la luna è così, il giorno dopo c'è proprio la festa dell'Eid. E in base ai calcoli astronomici che sono stati fatti, comunque la Eid non ha mai un giorno ben preciso, infatti per questo si parla di 29-30 giorni nel Ramadan. Allora, in teoria dovrebbe essere ora questo giovedì, quindi il 13 dovrebbe essere, ma lo scopriremo nelle prossime ore. Oggi è mercoledì. Niente, praticamente noi siamo a casa perché, come vi dicevo prima, lo Stato tunisino ha deciso che, proprio per evitare assembramenti, festeggiamenti, perché durante il periodo del Ramadan la sera è consuetudine incontrarsi con gli amici, i parenti, mangiare insieme, condividere la tavola e quant'altro. Sì, lo Stato tunisino ci ha messo in blackout, diciamo in lockdown, ha fermato tutto per una settimana, quindi da domenica scorsa alla domenica prossima. Quindi dovremmo stare praticamente tutti a casa e si può uscire solo per esigenze comprovate, quindi fare la spesa. E tra l'altro noi abbiamo fatto la spesa ieri, ma ci siamo praticamente accorti che è quasi tutto veramente chiuso, quindi non ci sono posti in cui diciamo
puoi fare la spesa tranquillamente come nei giorni normali, c'erano solo i supermercati aperti e qualche putia, diciamo, aperta. E siamo usciti lunedì perché Mirko doveva andare dal dentista e ci ha fermato la polizia, era piena di polizia, posti di blocco, controlli. Abbiamo fatto vedere che avevamo l'appuntamento con il dentista e ci hanno lasciato andare tranquillamente. E poi oggi mercoledì, perché siamo andati a fare un po' di spesa appunto per stare tranquilli fino a domenica, insomma. E niente, praticamente è stato un po' strano, e in Italia non mi era capitato di vedere come ci fossero veramente così tanti controlli per il rispetto di queste restrizioni. Infatti oggi, mentre eravamo a Nebel per appunto fare un po' di spesa, comprare un po' di pane e quant'altro, e praticamente c'erano dei negozi che abbiamo visto che erano aperti e ci domandavamo ma come mai? Infatti dopo neanche 10 minuti una volante dei carabinieri, insomma della polizia locale, è arrivata e hanno fatto chiudere tutti i locali. In una maniera velocissima sono scesi e hanno incominciato a dire abbassate, chiudete, uscite, e hanno fatto chiudere le attività. Quindi ce lo siamo visti in diretta. Per cui ora stiamo a casa praticamente una settimana, quindi stiamo lavorando da casa perché non si può uscire e non sentiamo una macchina passare, persone in giro pochissime, veramente pochissime, e quindi questo nostro primo Ramadan di fatto è un po' anomalo perché non lo stiamo vivendo come lo vivrebbero normalmente i tunisini, quindi senza Covid, e quindi vivere proprio appieno questa festa che riguarda appunto Maometto, quindi l'angelo Gabriele che parla a Maometto, che lo incontra, quindi la rivelazione dell'angelo Gabriele a Maometto. Per cui questa festa sì, io ho notato che è molto sentita, anche abbastanza rispettata, perché per quanto riguarda il digiuno si parla anche di digiuno, cioè che non si può bere. Io non so come fanno a non bere tutto il giorno, e quando capita per esempio il Ramadan nel periodo estivo, e qui che le temperature sono comunque abbastanza alte, non so come facciano a stare l'intera giornata senza bere, soprattutto d'estate appunto, che c'è bisogno magari di idratarsi un po' di più. Quindi niente, stiamo a casa una settimana, io, Mirko e Rudy ci stiamo godendo la casa, stiamo cucinando un po', facciamo anche qualche ricetta tipica. Tra l'altro ho comprato la pasta filo perché volevo fare con la stessa pasta filo 2 ricette, una salata e una dolce, e ovviamente come quella dolce avevo pensato ai baklava perché ho il pistacchio che mi ero portato dalla Sicilia, quello di Bronte che mi ha regalato mia zia, e poi anche le mandorle locali per fare appunto il baklava di mandorle e pistacchi. Vediamo seguendo la ricetta che cosa esce, magari poi ve la faccio vedere. E quindi chissà come sarà questa festa di fatto, chissà se riusciremo a percepire comunque qualcosa nonostante le restrizioni, ecco. Vieni Rudy, vieni qua, vieni. Abbiamo un ospite, ciao. Allora, questa festività è fissata a conclusione del mese del Ramadan e quest'ultimo è fissato nel 9° mese del calendario lunare, quindi comunque qui dice che varia da anno dopo anno, appunto perché non è relativo al calendario solare, quello che usiamo noi, tradizionale. L'Eid al-Fitr corrisponde dunque al primo giorno del mese di Shawwal, il quale è fissato anche in teoria quando nel cielo compare questo croissant e quindi questo spicchio di luna. Per questo motivo non c'è appunto una data prestabilita. In buona sostanza che cosa avviene
È un momento importante perché è un momento fondamentale di passaggio. È il mese della preghiera, quello del Ramadan, della meditazione e quindi l'astinenza dal cibo, come vi dicevo prima, che dura dall'alba al tramonto. E poi, dopo che si esce appunto da questa fase, viene quindi visto come un periodo importante e fondamentale, che pone la Eid come una delle feste più sentite, la seconda di fatto festa più sentita, perché poi c'è quella, se non sbaglio, del sacrificio che viene fatto a luglio, se non ricordo male, ma questo poi lo approfondiremo, che appunto è la festa del Eid al-Adha, ossia la festa appunto del sacrificio. E quindi trattasi di un vero e proprio pellegrinaggio che oggi ogni fedele comunque dovrebbe fare nella propria vita. Questo è l'altra festa, diciamo, religiosa che si manifesta, che viene portata avanti qui. La festa della fine del digiuno inizia all'alba del primo giorno del mese di Shawwal, con una particolare preghiera detta Salat al-Fajr. Successivamente ci si organizza per dei pranzi da trascorrere il più volte la maggior parte delle volte in famiglia, quindi comunque in casa insieme ai parenti. E il pranzo ha un significato molto importante perché è visto come appunto il primo di fatto dopo il periodo del Ramadan, e si può effettuare appunto dopo un mese di digiuno praticato praticamente dall'alba al tramonto, e quindi pone fine di fatto all'astinenza dal cibo durante il giorno. Su questo io volevo dirvi un'altra cosa, parlando sempre con la maestra. Lei mi diceva che è anche un'importante consuetudine, spesso durante il periodo appunto della fine del Ramadan, in questa festa, donare anche qualcosa. Parliamo appunto di denaro alle persone più povere. Io ho fatto una domanda, ho detto: ma c'è una quantificazione oppure comunque una libera scelta da parte di ognuno di noi, no? E lei mi ha detto che è in base alle proprie possibilità economiche, e pensate che anche i poveri, le persone veramente povere, fanno questo gesto nei confronti di altre persone povere. E per chi non può permetterselo, mi diceva che solitamente si spendono sui 2 dinari a persona, che sono 60 centesimi dell'euro, per donarla appunto a chi ne ha bisogno. Facevo una piccola riflessione, essere sincera, perché comunque questo avviene nei momenti in cui non c'è di fatto il Covid, quindi non ci sono tutte queste restrizioni. E in quel momento, quando lei mi ha detto quella cosa, io ho pensato al fatto che comunque con la questione del Covid, delle restrizioni e quant'altro, ci fosse un divario ancora più grande tra le persone, perché non si può praticare questo, cioè non puoi andare per strada e donare qualcosa a una persona povera, perché tutti dobbiamo stare a casa. Infatti non a caso hanno messo queste restrizioni proprio per evitare che comunque ci sia questa grande festa che è molto sentita, e per evitare che le persone vadano in giro e che quindi magari ci possa essere un alto aumento dei contagi, anche se già da 2 mesi circa stanno facendo i vaccini, le vaccinazioni. Infatti arrivano dei messaggi Evax in cui ti dicono praticamente che ti danno un numero di telefono per farti la prenotazione, per farti il vaccino. E qui tra l'altro stanno facendo anche quello russo, oltre che lo Pfizer. E tra l'altro so che stanno procedendo anche come in Italia, quindi prima con le persone più anziane e poi andranno a scendere. Anche qui auspichiamo che siano più celeri, proprio per immunizzare più del 50% della popolazione. Quindi stanno cercando di fare un grande sforzo per appunto riuscire
a coprirli, anche se sono iniziati in ritardo rispetto all'Italia, perché in Italia si è iniziati già a fine dicembre, primi di gennaio, e mentre qui diciamo sono iniziati un mese e mezzo dopo. Però la popolazione tunisina è formata da quasi 12 milioni di persone, mentre in Italia ce ne siamo 60 milioni. Per cui comunque i tempi dovrebbero essere più favorevoli. Però appena finisce la festa del Ramadan, di fatto inizia la stagione estiva. E si popola tutto di persone, di colori, di profumi, i ristoranti riaprono anche a pranzo, quindi si può mangiare fuori. E i turisti cominciano ad arrivare, anche perché abbiamo saputo che si stanno attrezzando al porto della Golette a Tunisi, per fare anche i tamponi rapidi per aprire la stagione. E già qualcuno è venuto in vacanza, perché io ho visto tra l'altro proprio la settimana scorsa ad Avamet c'era un gruppo di russi. Mi hanno confermato che sono venuti diversi gruppi di russi, perché in Russia sono a buon punto e sono già vaccinati e quindi circolano tranquillamente, liberamente, per cui si sta cominciando a sbloccare qualcosa e spero che si possa tornare alla normalità, perché come è successo anche da noi per Natale e soprattutto per Pasqua, in cui per la seconda volta, per Pasqua soprattutto, il Natale è stata la prima volta, ci siamo ritrovati un po' sballottati da quelle che sono le nostre abitudini: stare tutti insieme, mangiare insieme, questi momenti di condivisione, uscire, andare a vedere gli amici, andare in vacanza. Ecco, tutto questo ci è stato privato di fatto, e quindi è passato un anno, per cui dobbiamo solo attendere che tutto possa finire e che si possa tornare alla normalità. Io penso che anche qui comunque abbiano un po' sofferto il fatto che ci siano stati anche pochi turisti, perché qui prevalentemente vivono molto di turismo, oltre che di pastorizia, di agricoltura, di artigianato, ma vivono tantissimo di turismo, soprattutto nelle zone costiere, e quindi questa cosa diciamo che un po' li ha sconfortati. Però parlando con molti tunisini, soprattutto in questi mesi, sono molto fiduciosi. Ecco, una cosa che a me piace tanto è proprio questa, il fatto che è vero che dicono sempre Inshallah, 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 nel senso come Dio vuole, ok? È anche un po' uno stile di vita rispetto a noi che siamo molto più schematici, più ci poniamo degli obiettivi e quant'altro. Hanno questo modo di vivere la vita molto più soft, con dei ritmi diversi, con una mentalità, un modus completamente diverso. Però ho visto in loro tanta buona, come si dice, tanta buona voglia di ricominciare, ecco. Sono molto propositivi, sono molto positivi, e quindi auspico che comunque la stagione estiva che starà arrivando, anche se non sarà una grandissima stagione, perché comunque c'è sempre la questione del Covid, possa aprire le danze per ricominciare a vivere una vita normale. Beh, allora a questo punto, ragazzi, io vi saluto, perché questo deve essere un breve video, giusto così per parlarvi di questa settimana di reclusione a casa, e invece poi passo da un argomento all'altro. Vi farò vedere eventualmente poi come faccio questo baklava, e utilizzando la pasta filo, magari con anche qualcosa di salato. E poi magari mi dite se ho fatto bene e come mi è venuto. Allora ragazzi, io vi abbraccio, vi ringrazio per l'attenzione. Se avete delle domande, o se avete delle correzioni da farmi o degli spunti da darmi, potete scrivermi sotto nei commenti, e magari potremmo fare anche dei video mirati. Un abbraccio e una buona settimana a tutti. Ciao!